La sfida mi piace, in ogni campo, anche qua vivendo con niente, con poco. Tornare un po' alla cultura dei miei antenati in questo mondo così pazzo. Devo dire la verità, è troppo pazzo. Siamo appena partiti lungo il sentiero, in questi giorni ha fatto moltissima neve, in alcuni punti è arrivata addirittura a 1 metro. Il Sassolungo domina questo lato di Val Gardena ancora selvaggio. L'unica impronta umana sono alcuni fienili, usati un tempo durante l'estate e chiusi per la durissima stagione invernale. Siamo oltre i 2000 metri di quota. Qui per mesi tutto gela, in un contesto maestoso e inospitale. Il paese più vicino dista ore di cammino a piedi. Ma nonostante tutto, in una di queste capanne un camino è acceso. Quella è casa di Ulrich. Wow, sembra di entrare veramente in un film. Avvicinandomi alla porta di questa piccola capanna sommersa di neve, faticavo a realizzare che si trattasse della casa dove un uomo, da anni, ha scelto di vivere. Salve, buongiorno. Buongiorno, ciao Ulrich. Scusa. Piacere. Niente. Bello conoscerti e incontrarti. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Bene. A te esci così proprio? Io sì. Questo è anche il posto più caldo. Ok. Si sta benissimo la mattina quando splende il sole. Per prima cosa ci mostra il fienile, dove staremo per la notte. Qua si dorme benissimo. Ulrich vive qui da 6 anni. Le 2 strutture appartenevano ai suoi nonni, poi rimaste inutilizzate per decenni. Prima era come una scatola, molto semplice, una capanna, una baracca. Il primo intento era quello di fare il cappotto, cioè di creare una struttura calda da poterci stare anche d'inverno. E così ho usato il fieno. Ulrich ricava il fieno falciando i prati a mano durante l'estate. E quali sono le temperature più fredde che fa qui d'inverno? Giù, più a valle anche meno 20, ma qua in questa altezza stranamente non sotto meno 16, non le ho avuto sotto. Siamo appena arrivati ed è un po' come essere atterrati su un pianeta sconosciuto. Sono disorientato dalla naturalezza con cui Ulrich vive qui senza niente. Non c'è luce, gas e nemmeno acqua corrente. Non ho l'acqua a disposizione. Adesso devo prendere il ghiaccio. Wow, guarda che bel pezzo. Il torrente da cui Ulrich prende l'acqua durante l'anno si congela in inverno. Così, come un minatore, è costretto a rompere il ghiaccio e poi scioglierlo. C'è un po' di erba, ma quello non fa niente. Anche se non prendo tutti, gli altri li prendo la prossima volta. La differenza tra sciogliere il ghiaccio e sciogliere la neve qual è? L'acqua che ricavo dal ghiaccio è acqua pura di fontana, no? L'acqua che ricavo dalla neve è infestata da tutto quello che si trova nel cielo, non è purificata.
rimangono dei residui che sono terrificanti. Si tratta di una delle storie più estreme che abbiamo incontrato nella nostra ricerca, ma quello che ci interessa è guardare oltre lo stupore e provare a capire. È bello. Sono dei bei pezzi, dei bei diamanti. Bellissimo. E tu, Ulrich, prima comunque eri abituato ad avere acqua corrente in casa, luce, riscaldamento fino al giorno prima di venire qui, giusto? Sì, sì, avevo tutte le comodità che uno può avere. Fino a 26 anni anche io vivevo come tutti gli altri, sempre in discoteca, a ballare, a trovare le donne più belle, bevevo quando mi andava, non è che ero drogato dipendente, ma quando mi andava e volevo lo facevo. Non mi accontentavo mai, facevo una vita molto esasperata allora. Dopo una giovinezza movimentata, Ulrich studia architettura ad Innsbruck. È uno studente brillante e inizia a lavorare da architetto. Ho imparato tante cose nel mio lavoro e all'università, però mai tanto di quanto abbia imparato qua su questo posto. A capire, a ritornare in un rapporto con la natura genuino, senza usarla come consumo. Di accontentarmi con quello che si trova, ma simile agli animali, cosa fanno loro? E si ambientano, sopravvivono, e anche l'umano riesce a farlo. Qui ogni centimetro è prezioso e ottimizzato per vivere in soli 12 metri quadrati. Qua ho dei cereali, cose per la colazione, lì di sotto ho delle provviste per l'igiene, anche questi c'erano una volta e li uso. In pratica uso il materiale che hanno lasciato i miei nonni. Qua ho i condimenti che raccolgo d'estate, no? Erbe medicinali, tisane, tutte raccolte dal prato. Questa è la chilea, li metto poi nelle farine, faccio il pane. Qui con il bagno? In pratica è un composto, tutto asciutto, senza acqua. Adesso vi faccio vedere dov'è. Poi dopo ci metto la cenere sopra e delle fibre di fieno, oppure delle fibre che hanno creato i topi. E in pochi mesi creo una terra molto molto fertile, che la uso in estate per coltivare le mie verdure. Ah, e qua l'altro cesso che ho preparato anche per ospiti. Devo togliere, ecco qua, il coperto. Ecco qua, in questo buco. Anche nei nostri viaggi in Italia, come in quelli all'estero, NordVPN è diventato uno strumento indispensabile per proteggere i nostri dati sensibili online dalle minacce delle reti pubbliche, spesso poco sicure. Il sistema antivirus Threat Protection Pro ci protegge dalle truffe online durante la navigazione, blocca i siti fraudolenti e analizza ogni file che scarichiamo, permettendoci di navigare tranquilli. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se il servizio vi interessa, vi lascio qui sotto un link dal quale potrete ottenere uno sconto e 4 mesi extra. La carriera da architetto di Ulrich da Vienna si sposta a Berlino, dove lavora al progetto più importante, la famiglia.
dopo aver trovato la donna secondo me ideale, mi sono spostato a Berlino e lì ho pure lavorato da architetto volendo realizzare un ecovillaggio. Quello dell'ecovillaggio è un progetto a cui lavora per ben 7 anni prima di vederlo andare in fumo per alcuni problemi burocratici. Tutta la mia vita ho avuto dei fallimenti, ho anche da me stesso deciso di finire, di bruciare progetti. Però il progetto più importante è chiaramente la famiglia e i miei figli. Anche quello è fallito. Sì. 2 progetti falliti. Io ho lottato fino alla fine, anche perché sono molto consapevole delle difficoltà che affronteranno i miei bambini un giorno o l'altro in questo mondo così pazzo. Devo dire la verità, è troppo pazzo. Indirizzato sul male, guerre, manipolazioni, corruzioni, basate sui soldi. I bisogni sono artificiali, sono creati intenzionalmente per creare più consumo, più giri di soldi. I miei nonni vivevano una vita semplice, basata sull'essenziale. Niente di superfluo, no? Proprio necessario, ed erano sempre contenti. Mentre affronta con grande difficoltà l'allontanamento dai bambini ancora piccoli, è proprio il modello di vita dei nonni che all'improvviso gli torna in mente. Questo era un coniglio probabilmente. Guarda qua, queste le zampe di dietro e quelle di davanti. Che saltone! Una volta l'ho visto un lupo di notte, mezzanotte, a luna piena, vedo sto cane. Prima pensavo, strano, un cane a quest'ora da solo così. No, deve essere un lupo. Poi l'ho capito, era un lupo. Tu te li ricordi, i tuoi nonni, li hai vissuti un po'? Sì. Salivi qui d'estate? Sì, è anche per quel motivo che sono ritornato qua, perché ho avuto un'esperienza bellissima da bambino. Mi ricordo solo che correvo a piedi nudi nelle paludi, che mi fermavo ad ascoltare i ruscelli, che li sentivo, che assorbivo queste esperienze. E poi quando ho visto che il matrimonio fallisce, che mi ha mollato, che non c'era niente da fare, mi è venuto di nuovo sto ricordo in notte, un sogno, un pensiero molto forte che mi è stato detto, no? Ho capito subito, questa è la soluzione. Dopo l'esperienza avuta in sogno, Ulrich non ha dubbi e si sposta quassù. Panorama unico. Continuare questa cultura che stava in armonia e sintonia con il posto, con l'ambiente, con gli animali, di sottomettersi al posto, alla natura, al clima, di accettare cos'è senza volerlo distruggere. Godetevi questo paesaggio che è grandioso. La luce, le ombre, è fantastico. Godetevi questi momenti. Arte pura. Sento il silenzio, è una
cosa stupenda. Coperto da questa neve come in una tana, come non so, una marmotta, bianco, pace, nessun rumore. È un po' come un neonato, anzi, prima di nascere, quando uno si sente nel grembo di una madre. Secondo me è simile esperienza, no? Come adesso, sentite? Non c'è rumore, ma dappertutto l'uomo dovrebbe avere il diritto di questa pace, del silenzio, il diritto del silenzio. È soltanto di sera, quando la bellezza intorno cala nell'ombra, che mi rendo effettivamente conto che Ulrich non scende a valle, non va in un rifugio con elettricità e riscaldamento o un bagno caldo, ma resta quassù. Spesso vengo di notte, anche sempre al buio, senza luce. Poi gli occhi si abituano al buio. Adesso dobbiamo prendere una scelta. Cos'è che mangiamo? Quello sei tu a decidere, quello che mangeresti normalmente. Sotto il terreno le temperature sono più alte, no? Perciò qua anche le marmellate non si sono gelate. Qui apro. La verdura che coltivi durante l'estate riesci a mantenerla tutto l'anno? Sì. Ho avuto tutto fino ai pomodori. La zucca non sono riuscito a fare ancora. Quindi la tua alimentazione tipo, ad esempio d'inverno, direi patate guardandoti? Cavoli e anche cavolo rapa, insalate chiaramente, broccoli. A questo aggiunge pasta e riso che compra quando scende in paese o che gli porta chi sale a trovarlo. Da dove viene questo? No, dalla malga del Sasso Piatto. Conosco anche le mucche che l'hanno fatto. Era sempre più chiara, stando qui, la scelta di una vita più essenziale possibile, mirata a soddisfare i bisogni reali attraverso sacrificio e rinuncia, in armonia con il luogo. Vedete come scende bene la buccia di queste patate? Si sbuccia proprio bene. Colte qua. Ed era altrettanto chiaro che la forza necessaria per portare avanti questa vita avesse radici più profonde. Tu hai altre case, hai altri possessi? No, niente, no. E sono contento così, non ho bisogno di possedere case o appartamenti. Meno ho, meglio sto. Fra poco avrò anche la pensione, così con la pensione riesco a continuare. Mentre mangiamo a lume di torcia, ci parla di quella che è stata la vera rivoluzione della sua vita, avvenuta a 26 anni. Anche l'onore non mi dava niente, né i soldi, né l'onore, né... Se mi sentivo apprezzato solo perché ero un valore monetario, capito? E non come umano, come persona. Deve esserci una cosa più profonda nella vita. E poi ci ho pensato su, ci sono stati più argomenti che mi hanno portato poi a leggere la Bibbia. È stata una cosa fenomenale.
ogni giorno la mattina mi alzavo, leggevo la Bibbia e stavo bene, mi leggeva lei e io... Era stata una cosa e me ne sono accorto subito, ma è questo, è qua, trovo tutto quello che cerco, qua nel Vangelo. Non ho mai tralasciato la preghiera, cioè io mi sono sempre posto la domanda, ma questo è giusto, Dio? Ciò che faccio? Vado nella direzione giusta? Aiutami. Buongiorno, ore 7:30 del mattino. Ci siamo alzati dalla nostra notte nel fienile e questa è la situazione al risveglio. È appena uscito il sole da dietro le montagne e c'è quella sensazione davvero di una nuova vita che nasce quasi. Dai discorsi fatti a cena ho capito che Ulrich non è venuto qui per ricominciare da zero, ma la sua scelta fa parte di un cammino iniziato da ragazzo. Non c'è una pagina dove non ci sia veramente qualcosa di sottolineato, appuntato, evidenziato. Ma sì, è da 40 anni che la leggo. L'attenzione che mette su ogni parola della Bibbia mi aveva colpito. Sono riuscito ad approfondire ancora più questo rapporto, perché qui non ho uno svago, non ho niente che mi tolga l'attenzione e anche quello mi piace, così mi devo ancora più abbandonare a questa culla che trovo in Dio. Vacche, queste sono quelle che raccolgo qua, dato che non ho la frutta fresca. Ortica essiccata e del papavero. Ok, adesso ho messo tutto. C'è uno oggigiorno, se gli manca qualcosa, pensa subito, questo devo comprare, sempre fissato sul comprare, no? Però se usiamo un po' il cervello, la ragione, riusciamo a trovare una soluzione senza dover comprare le cose, no? E così uno attiva anche il suo potenziale di creatività. I miei bambini che un'estate sono venuti qua per 5 settimane e nei primi giorni si stufavano e dopo 1-2 giorni erano indaffarati, i primi ad alzarsi, non volevano andare a letto perché avevano sempre da fare qualcosa, sempre. Ed erano loro che creavano le cose senza avere giocattoli, niente. Era tutto da scoprire, sempre fuori con le piante, con i uccelli, con gli animali, ad osservare, a giocare, si inventavano i loro giochi, correvano. E dopo questa bellissima esperienza che avevano fatto qua, tutti dicevano: ma quanto sono cambiati. Questo luogo ti cambia. Era evidente quanto avesse cambiato Ulrich, un uomo di 68 anni, ex architetto di città, che qui ha riscoperto il suo lato più selvatico, quasi primordiale. Quando sono venuto qua non avevo muscoli, male alla schiena. Lavorando in ufficio col computer
distrutto. La sera non riuscivo a fare niente, non avevo energia per niente. No, adesso sto benissimo, mi sono rifatto, ho di nuovo un fisico da uomo, da animale, cioè un fisico con i muscoli tutto al suo posto. È come se l'equilibrio che regna quassù si riflettesse su mente e corpo di Ulrich, una ricchezza che non tiene per sé. Poi sono aperto a condividere le mie esperienze, i miei pensieri. Non ho mai voluto isolarmi. Qui accoglie chi ricerca valori simili ai suoi e con l'aiuto del nipote Tobias, che spesso sale a trovarlo, condividono alcune sue riflessioni sul web. È così che abbiamo scoperto questa storia. Una parte di questo progetto che si chiama Malga Futura, era quello di invitare gente a tornare in un rapporto con la natura genuino, in cui tutti i sensi umani vengono attivati. Stando qua, con i sensi sempre aperti e attivi, uno non sente più la necessità di muoversi, di andare altrove, perché è già soddisfatto, no? Volevo veramente fare una cosa pura, con l'intento di far vedere anche agli altri che si può vivere in un altro modo, contenti con poco, ambientati bene sul posto. La pace è una cosa di gran valore, non mi serve nient'altro.